Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo i cannelloni ricotta e spinaci con salsa di pomodoro, besciamella e ricotta. Sono davvero la fine del mondo. Uno tira l'altro. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto, a cliccare sulla campanellina delle notifiche e a lasciare un bel like a questo video. Cominciamo con un bel soffritto a base di cipolla, sedano e carota, olio extravergine d'oliva, passata di pomodoro, sale quanto basta, basilico per profumare. Lasciamo cuocere e nel frattempo prepariamo la besciamella. Lasciamo sciogliere il burro. Aggiungiamo in una volta sola la farina e mescoliamo fino ad ottenere il classico roux. Adesso incorporiamo il latte caldo poco alla volta. Vi consiglio di utilizzare una frusta, in questo modo sarà molto più semplice e veloce sciogliere tutti i grumi. A questo punto possiamo aggiustare di sale, aggiungere la noce moscata e se vogliamo anche un pizzico di pepe nero. Ho preparato anche gli spinaci lessati e ben strizzati. Quando sono freddi li tagliamo al coltello. E se questo video vi sta piacendo, lasciate un bel like così per supportare il mio canale. Grazie di cuore. Incorporiamo gli spinaci alla ricotta. Aggiungiamo il parmigiano grattugiato, pepe nero, noce moscata, sale e a questo punto vi consiglio di assaggiare se va bene di sale, altrimenti potete aggiungerne un po' di più. Incorporiamo anche 2 uova intere. E per finire della provola grattugiata o un altro tipo di formaggio scioglievole e filante che a voi piace. In questi casi io sconsiglio la mozzarella a meno che non la andiamo a fare scolare per un paio d'ore su un canovaccio per perdere tutta l'acqua in eccesso. Prendiamo una pirofila capiente. Facciamo un belletto con la nostra besciamella e un po' di salsa di pomodoro. Andiamo a far sbollentare la nostra pasta fresca per 2 minuti. Questi sono dei fogli per lasagna. Ci permetteranno di ottenere dei cannelloni grandi e molto facilmente e velocemente riempibili. Li facciamo scolare su un canovaccio pulito e poi li farciamo utilizzando una sac à poche per rendere il nostro procedimento ancora più veloce e perfetto. Se non avete una sac à poche non fa nulla, potete naturalmente utilizzare anche un cucchiaio. Vi ricordo che potete seguirmi anche su tutti gli altri social, su Facebook, su Instagram e su TikTok. Vi lascio i link per seguirmi qua giù nel box informazioni. E se vi va potete condividere la ricetta con tutti i vostri amici cliccando sul pulsante condividi. Adesso è possibile condividere anche su WhatsApp.
Sistemiamo i nostri cannelloni all'interno della pirofila. Copriamo quindi con la besciamella rimanente, con la salsa di pomodoro un altro po' di besciamella per dare quel tocco di colore e naturalmente non può mancare una bella spolverizzata di parmigiano grattugiato per formare quella bella crosticina invitante, golosa e croccante a fine cottura. Per non farli seccare possiamo aggiungere un paio di mestoli di acqua di cottura, in questo modo lungo i bordi. Forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. E voilà, i nostri cannelloni sono pronti. Buonissimi appena sfornati, però sono buoni anche freddi, soprattutto in questo periodo estivo. Un piatto davvero golosissimo, sfizioso, che si prepara davvero in poco tempo, come avete visto, e ci vogliono pochi e semplici ingredienti. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ricordate di supportare il mio canale lasciando un bel like, un commento, condividendo la ricetta con i vostri amici. Se non siete iscritti potete iscrivervi e controllate se avete attivato la campanella delle notifiche. In questo modo non vi perderete tutte le mie nuove ricette che, ricordate, sono sempre gratuite e sempre testate e sicure per voi, per farvi fare una bellissima figura. Sul mio canale trovate davvero tantissime ricette, antipasti, primi, secondi, contorni e soprattutto i dolci. Sapete che io sono una pasticcera e che adoro tantissimo fare i dolci. Se volete richiedermi qualche ricetta in particolare, scrivetemi qua giù e io cercherò di accontentarvi. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto con una nuova ricetta. Ciao!